Buonasera a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi devo raccontarvi una storia incredibile che mi è successa proprio oggi pomeriggio al bancomat. Mia, non crederai mai a quello che è successo. Buonasera cari ascoltatori, bentornati sul nostro canale. Lucas, hai quella faccia strana. Cosa è successo al bancomat? Raccontami tutto. Allora, ero in centro città perché dovevo prelevare dei soldi per comprare un regalo a mia sorella. È il suo compleanno domani e volevo prenderle qualcosa di speciale. Arrivo davanti al bancomat della mia banca, quello vicino alla piazza principale. Sì, conosco quel bancomat, è sempre molto affollato, molto affollato, vero? Esatto, infatti c'era già una piccola fila. 2 persone davanti a me. Ho aspettato pazientemente guardando il telefono. Dopo qualche minuto arriva il mio turno. Mi avvicino al bancomat, metto la mia carta nella fessura e aspetto. Fin qui tutto normale, no? E poi cosa è successo? Cari ascoltatori, secondo voi cosa può essere andato storto? Scrivete nei commenti le vostre ipotesi. Ecco, inserisco il mio codice PIN. 1, 2, 3, 4 numeri. Premo conferma. E poi appare sul display una scritta strana. Non era il menu normale con le opzioni di prelievo. Che tipo di scritta, Lucas? C'era scritto: Benvenuto al quiz del bancomat. Per prelevare i tuoi soldi devi rispondere correttamente a 3 domande sulla città di Roma. Io ho pensato che fosse uno scherzo. Un quiz al bancomat? Ma è assurdo! Ascoltatori, avete mai sentito una cosa del genere? Questa è davvero una storia strana. Lo so! Anch'io ero confuso. Ho guardato dietro di me per vedere se qualcuno stava facendo uno scherzo con una telecamera nascosta. Ma no, c'era solo una signora anziana che aspettava il suo turno e sembrava impaziente. E tu cosa hai fatto? Hai provato a rispondere alle domande? All'inizio volevo annullare l'operazione e andarmene, ma poi ho pensato: forse è una nuova campagna pubblicitaria della banca, o forse un nuovo sistema di sicurezza molto strano. Così ho deciso di provare. Coraggioso. E qual era la prima domanda? La prima domanda era: in che anno è stata fondata la città di Roma? Avevo 4 opzioni sul display. A. 753 avanti Cristo. B. 1000 avanti Cristo. C. 500 avanti Cristo. D. 2000 avanti Cristo. Oh, questa è una domanda di storia. Ascoltatori, voi sapete la risposta? È una domanda abbastanza famosa sulla fondazione di Roma. Lucas, quale risposta hai scelto? Mia, lo sai che io non sono molto bravo con le date storiche, ma mi ricordavo vagamente delle lezioni di scuola. Ho premuto la A, 753 avanti Cristo, perché mi sembrava familiare quel numero. E hai risposto correttamente? Sì, sul display è apparso un messaggio: risposta corretta, complimenti. E poi è apparsa la seconda domanda. Ero un po' sollevato, ma anche sempre più confuso dalla situazione. Immagino. Questa è davvero una storia bizzarra. E la seconda domanda qual era? La seconda domanda era più difficile. C'era scritto: quale famoso dolce italiano prende il nome dalla città di Napoli? Le opzioni erano: A. Tiramisù. B. Cannoli. C. Babà. D. Panna cotta. Ah, questa è una domanda sulla cucina italiana, molto interessante. Ascoltatori, voi conoscete i dolci italiani? Qual è la risposta giusta secondo voi? Scriveteci nei commenti. Io amo i dolci, quindi questa era più facile per me.
So che il babà è un dolce tipico napoletano. Anche se originariamente viene dalla Francia, è diventato famoso a Napoli. Quindi ho scelto la C. Perfetto. Hai risposto bene anche questa volta? Sì, di nuovo il display ha mostrato. Risposta corretta. Sei quasi alla fine. E io stavo pensando, ma cosa sta succedendo veramente? La signora dietro di me ha cominciato a sembrare ancora più impaziente. Povera signora. E tu eri lì a fare un quiz invece di prelevare velocemente i soldi. Ma devo dire che questa storia è molto divertente. Lo so, mi sentivo un po' in imbarazzo, ma ormai ero arrivato alla terza domanda e volevo finire. La signora ha borbottato qualcosa come «Ma che cosa fai lì dentro?» Io ho risposto «Scusi, signora, il bancomat mi sta facendo delle domande». E lei cosa ha detto? Lei mi ha guardato come se fossi pazzo. Ha detto «Domande?» Ma che domande? Sbrigati, ho fretta. Io non sapevo come spiegarle la situazione assurda in cui mi trovavo. Capisco. E finalmente, qual era la terza e ultima domanda del quiz misterioso? La terza domanda era la più difficile di tutte. C'era scritto: quale celebre compositore italiano ha scritto l'opera La Traviata? Le opzioni erano A. Giacomo Puccini, B. Giuseppe Verdi, C. Gioachino Rossini, D. Vincenzo Bellini. Oh no, questa è complicata. Bisogna conoscere la musica classica italiana. Ascoltatori, quanti di voi sanno chi ha composto La Traviata? È una delle opere più famose al mondo. Io non sono un esperto di opera, ma mia nonna adorava Giuseppe Verdi. Ricordo che quando ero bambino lei ascoltava sempre le sue opere e credo di ricordare che La Traviata era una delle sue preferite. Così ho scelto la B, Giuseppe Verdi. E hai indovinato di nuovo. Sì, il display ha mostrato complimenti. Hai risposto correttamente a tutte le domande. Sei un vero esperto dell'Italia. E poi, finalmente, è apparso il menù normale per prelevare i soldi. Che sollievo! Quindi alla fine sei riuscito a prendere i tuoi soldi? Sì, ho selezionato l'importo che volevo, 150 euro. Ma poi è successa un'altra cosa stranissima. Quando il bancomat ha dato fuori i soldi, insieme alle banconote è uscito anche un piccolo biglietto. Un biglietto? Cosa c'era scritto su questo biglietto misterioso? Sul biglietto c'era scritto: «Congratulazioni, hai partecipato al nostro evento speciale Scopri l'Italia. Come premio per aver risposto correttamente a tutte le domande, riceverai uno sconto del 20% su tutti gli acquisti nei negozi convenzionati questa settimana. E poi c'era un codice QR da scansionare». Quindi era davvero una promozione della banca. Non era uno scherzo. Ascoltatori, avete capito? A volte le banche fanno delle iniziative molto creative per coinvolgere i clienti. Esatto. Ero sollevato che non fosse uno scherzo o un problema tecnico, ma ero anche molto sorpreso. Non avevo mai visto una cosa del genere prima. Ho preso i miei soldi e il biglietto e mi sono girato verso la signora anziana. E cosa le hai detto? Le ho detto: «Signora, mi scusi per l'attesa. Il bancomat fa un piccolo quiz prima di dare i soldi. È una promozione della banca». Lei mi ha guardato con gli occhi spalancati e ha risposto: «Un quiz? Ma io non so rispondere alle domande. Sono troppo vecchia per queste cose moderne». Povera signora, era preoccupata di non poter prelevare i suoi soldi. Sì, sembrava davvero ansiosa. Così le ho detto: «Non si preoccupi,
Le domande non sono difficili. Parlano della storia e della cultura italiana. Lei sicuramente saprà rispondere. Lei è italiana da tutta la vita. Questo l'ha fatta sorridere un po'. Che gentile da parte tua. Lucas, e poi cos'è successo? Ho aspettato lì vicino per vedere se lei riusciva a completare il quiz. Non volevo andarmene e lasciarla in difficoltà. Lei ha inserito la sua carta, ha digitato il PIN e poi sono apparse le domande anche per lei. Le stesse domande che avevi avuto tu. No, erano domande diverse. La prima domanda per lei era: quale città italiana è famosa per i suoi canali? Le opzioni erano A. Firenze, B. Venezia, C. Roma, D. Milano. Ovviamente era facile e lei ha risposto subito Venezia. Bene, e le altre domande? La seconda domanda era: quale famoso piatto italiano è fatto con riso? Le opzioni erano A. Pasta carbonara, B. Pizza margherita, C. Risotto, D. Lasagne. Anche questa era abbastanza semplice e lei ha risposto risotto senza problemi. E la terza domanda? Spero non fosse troppo difficile per lei. La terza era: in quale regione italiana si trova la Torre Pendente? Le opzioni erano A. Lombardia, B. Toscana, C. Lazio, D. Sicilia. Lei ha pensato per un momento, poi ha sorriso e ha detto ad alta voce: Pisa è in Toscana. E ha premuto la B. Perfetto. Quindi anche lei ha vinto il premio? Sì, anche lei ha ricevuto il biglietto con lo sconto. Era così felice. Mi ha detto: grazie, giovane. Vedi, alla fine non era così difficile. E poi mi ha dato una pacca sulla spalla e se n'è andata con i suoi soldi e il suo premio. Che bella storia, Lucas. E tu hai usato il tuo sconto del 20%? Sì, sono andato direttamente in un negozio di gioielli che era convenzionato con la banca. Ho comprato una bellissima collana per mia sorella. Con lo sconto ho risparmiato quasi 30 euro. Perfetto. Quindi alla fine quella strana esperienza al bancomat si è rivelata molto utile. Ascoltatori, cosa ne pensate di questa iniziativa della banca? Vi piacerebbe trovare quiz culturali al bancomat? È vero, Mia. All'inizio ero confuso e un po' infastidito, ma alla fine è stata un'esperienza interessante. Ho anche imparato qualcosa sulla cultura italiana mentre prelevavo i miei soldi. E hai anche aiutato quella signora anziana. Sei stato molto gentile a rimanere lì per assicurarti che riuscissi a completare il quiz. Ascoltatori, ricordate sempre di essere gentili con le persone che incontrate, specialmente con gli anziani che a volte hanno difficoltà con la tecnologia moderna. Grazie, Mia. Sai, dopo questa esperienza ho cominciato a pensare che forse dovremmo studiare di più la storia e la cultura italiana. Ci sono tante cose interessanti da imparare. Hai ragione. E questa è anche una lezione per i nostri ascoltatori che stanno imparando l'italiano. Quando imparate una lingua è importante conoscere anche la cultura, la storia, l'arte e la cucina del paese. Tutto è collegato. Esattamente. Infatti, dopo essere tornato a casa, ho cercato su internet altre informazioni su Roma antica, sui dolci napoletani e sulle opere di Verdi. È stato molto interessante. Che bello! Vedi, a volte le esperienze inaspettate possono portarci a scoprire nuove passioni e interessi. Ascoltatori, vi è mai successo qualcosa di simile? Avete mai avuto un'esperienza strana che poi si è rivelata positiva? Sì, scriveteci nei commenti. Vogliamo sapere le vostre storie. E se avete fatto quiz al bancomat anche voi, raccontateci com'è andata. E se non sapete le risposte a domande sulla cultura italiana, non preoccupatevi. Potete sempre studiarle.
L'importante è essere curiosi e avere voglia di imparare cose nuove ogni giorno. Tra l'altro, Mia, ho scoperto un'altra cosa interessante. Ho parlato con un impiegato della banca qualche giorno dopo e mi ha detto che questa promozione con i quiz durerà ancora 2 settimane. Poi cambieranno le domande e i premi. Davvero? Quindi le persone hanno ancora tempo per partecipare. Ascoltatori, se abitate in Italia e usate quella banca, andate al bancomat e provate il quiz. Potrebbe essere divertente e potreste vincere degli sconti interessanti. Sì, secondo l'impiegato, ogni settimana le domande diventano un po' più difficili. La prima settimana erano domande base sulla cultura italiana. Dalla seconda settimana in poi, le domande riguardano anche la geografia, lo sport e la letteratura italiana. Interessante. Quindi è anche un modo per testare le proprie conoscenze sull'Italia. Mi piace questa idea. È educativo e divertente allo stesso tempo. Proprio così. L'impiegato mi ha anche detto che molta gente si diverte con questi quiz. Alcuni clienti tornano al bancomat più volte solo per provare a rispondere alle nuove domande, anche se non hanno bisogno di prelevare soldi. Questo dimostra che l'iniziativa ha avuto successo. Le persone amano le sfide e i giochi, anche quando fanno operazioni bancarie normali. È un modo intelligente per rendere più interessante un'attività quotidiana come prelevare soldi. Esatto! E sai cosa mi ha colpito di più? L'impiegato mi ha detto che molte famiglie vanno al bancomat insieme. I genitori portano i bambini e rispondono alle domande tutti insieme. È diventata quasi un'attività familiare. Che dolce! I bambini possono imparare cose nuove sull'Italia mentre i genitori prelevano i soldi. È un'opportunità educativa inaspettata. Ascoltatori, se avete figli, questa potrebbe essere un'idea carina per insegnare loro qualcosa di nuovo. Sì. E poi l'impiegato mi ha rivelato un segreto. Mi ha detto che se qualcuno non sa rispondere a una domanda, può chiedere aiuto. Il bancomat permette di saltare una domanda, ma in quel caso il premio sarà solo uno sconto del 10% invece del 20%. Ah, quindi c'è anche questa opzione. Questo è giusto, perché non tutti sanno tutto sulla cultura italiana. Almeno così tutti possono partecipare e vincere qualcosa, anche se non rispondono perfettamente a tutte le domande. Esattamente. L'iniziativa è pensata per essere inclusiva, non per escludere le persone. L'obiettivo è promuovere la cultura italiana e allo stesso tempo premiare i clienti della banca. Mi piace molto questa filosofia. Ascoltatori, cosa ne pensate? Vorreste che anche le banche nel vostro paese facessero iniziative simili? Scriveteci nei commenti e diteci la vostra opinione. Sai, Mia, questa esperienza mi ha anche fatto riflettere su come la tecnologia può essere usata in modo creativo. Di solito pensiamo ai bancomat come macchine noiose che servono solo per prendere soldi, ma con un po' di creatività possono diventare strumenti educativi. Hai assolutamente ragione, Lucas. La tecnologia non deve essere per forza fredda e impersonale. Può essere usata per creare esperienze positive e memorabili. E questa è una lezione importante anche per chi impara l'italiano. In che senso? Beh, molte persone pensano che imparare una lingua sia noioso, fatto solo di libri di grammatica e esercizi ripetitivi. Ma si può imparare anche in modi creativi e divertenti, proprio come questo quiz al bancomat. Ascoltatori, cercate sempre modi divertenti per praticare il vostro italiano. Ottimo punto, Mia! Infatti, mentre rispondevo alle domande al bancomat, stavo praticando la lettura in italiano, stavo pensando in italiano e stavo imparando nuove informazioni, tutto allo stesso tempo. Esatto! E questo è il modo migliore per imparare, quando si fa qualcosa di pratico e utile mentre si impara. Non è come studiare solo per superare un esame e poi dimenticare tutto. Tra l'altro, dopo questa esperienza,
ho consigliato ad alcuni miei amici stranieri che stanno imparando l'italiano di andare a provare il quiz al bancomat. Sarebbe un ottimo esercizio per loro. Bella idea! Per chi impara l'italiano, leggere domande in italiano e dover rispondere velocemente è un ottimo allenamento. E poi imparano anche fatti interessanti sulla cultura italiana. È un doppio beneficio. Proprio così. Uno dei miei amici, che viene dalla Germania, è andato ieri al bancomat. Mi ha mandato un messaggio dicendo che era molto nervoso perché aveva paura di non capire bene le domande in italiano. E com'è andata? È andata bene! Ha risposto correttamente a 2 domande su 3. Ha sbagliato quella sulla musica classica, ma ha vinto comunque lo sconto del 10%. Era molto felice e orgoglioso di se stesso. Che bello! Vedi, ascoltatori, anche se non siete sicuri del vostro livello di italiano, potete sempre provare. L'importante è non avere paura di fare errori. Gli errori fanno parte del processo di apprendimento. Esatto, Mia! E il bello è che il mio amico tedesco ora è motivato a studiare di più l'italiano. Vuole tornare al bancomat la prossima settimana e rispondere correttamente a tutte le domande. Perfetto! Questa è la mentalità giusta. Trasformare ogni sfida in un'opportunità per migliorare. Ascoltatori, prendete ispirazione da questa storia. Se vedete un'opportunità per praticare il vostro italiano, anche in situazioni inaspettate, cogliela. Sì, e voglio dire una cosa importante ai nostri ascoltatori che stanno imparando l'italiano. All'inizio può sembrare difficile capire tutto quando leggete o ascoltate qualcosa in italiano, ma con la pratica costante diventa sempre più facile. Assolutamente vero. Io ricordo quando ho cominciato a studiare inglese. All'inizio non capivo quasi niente. Ma poi, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, è diventato sempre più naturale. E lo stesso succederà con voi e l'italiano. Esatto. E un consiglio che voglio dare è questo. Cercate di praticare l'italiano in situazioni reali, non solo con i libri. Andate al supermercato e leggete le etichette dei prodotti in italiano. Guardate i menù nei ristoranti. Leggete i cartelli per strada. Ogni piccola cosa aiuta. Ottimo consiglio, Lucas. E parlando di situazioni reali, questa storia del bancomat è un esempio perfetto. Tu non ti aspettavi di fare un quiz culturale, ma quando è successo l'hai vissuto come un'esperienza positiva. Sì, e voglio aggiungere un'altra cosa. Quando la signora anziana era preoccupata di non sapere rispondere alle domande, io l'ho incoraggiata. E questo è importante anche per voi, cari ascoltatori. Se vedete qualcuno in difficoltà con l'italiano, siate gentili e incoraggiatelo. Bellissimo messaggio, Lucas. La gentilezza e l'incoraggiamento sono fondamentali nell'apprendimento delle lingue. Nessuno dovrebbe sentirsi stupido o inadeguato perché sta imparando. Tutti abbiamo bisogno di supporto. Tra l'altro, quella signora anziana mi ha insegnato una cosa importante. Nonostante fosse preoccupata all'inizio, ha avuto il coraggio di provare. Non si è arresa. E alla fine ha avuto successo. Questa è una lezione preziosa per tutti noi. Non importa quanti anni abbiamo o quanto ci sentiamo insicuri. Se proviamo con coraggio, possiamo sempre sorprenderci positivamente. Ascoltatori, non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Esatto. E ora, dopo tutta questa storia, sono curioso di vedere cosa inventerà la banca per la prossima promozione. Magari faranno quiz su altre tematiche o forse organizzeranno eventi in filiale. Sarebbe interessante. Magari potrebbero fare serate culturali in banca dove le persone possono imparare cose nuove e vincere premi. Le possibilità sono infinite quando si usa la creatività. Sì, e spero che anche altre banche in Italia prendano ispirazione da questa iniziativa. Sarebbe bello se tutte le banche facessero cose simili
per coinvolgere i clienti in modo positivo e educativo. Sono d'accordo. E ascoltatori, se lavorate in una banca o conoscete qualcuno che ci lavora, condividete questa storia. Forse possono prendere spunto per creare qualcosa di simile anche nella vostra città. Ottima idea, Mia! E ora voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Se voi poteste scegliere, su quale argomento vorreste rispondere a domande al bancomat? Storia, arte, cucina, sport, cinema? Scrivetelo nei commenti. Sì, vogliamo sapere quali sono i vostri interessi e magari possiamo anche creare episodi futuri del nostro podcast su questi argomenti. Il vostro feedback è importante per noi. E un'ultima cosa che voglio condividere. Mia sorella, quando le ho regalato la collana che ho comprato con lo sconto, era felicissima. Le ho raccontato tutta la storia del quiz al bancomat e lei ha riso molto. Immagino, è davvero una storia divertente e insolita. E la collana le è piaciuta? Sì, tantissimo. Era esattamente il suo stile. E sapere che l'avevo comprata grazie a un premio vinto rispondendo a domande sulla cultura italiana l'ha resa ancora più speciale per lei. Che dolce! Vedi, a volte le cose migliori succedono quando meno ce lo aspettiamo. Tu sei andato al bancomat pensando di fare una semplice operazione bancaria e invece hai vissuto un'avventura inaspettata. Proprio così. E questa è un'altra lezione per i nostri ascoltatori. Nella vita e anche nell'apprendimento dell'italiano, le sorprese possono essere meravigliose. Rimanete aperti alle nuove esperienze. Perfetto, Lucas! E con questo bellissimo messaggio, credo sia il momento di concludere il nostro episodio di oggi. Ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Sì, grazie mille a tutti. Ricordatevi di lasciare un commento qui sotto raccontandoci le vostre esperienze strane o divertenti. Vogliamo sentire le vostre storie. E se vi è piaciuto questo episodio, mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. Ogni condivisione ci aiuta a crescere e a continuare a creare contenuti per voi. E non dimenticate di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian se non l'avete ancora fatto. Pubblichiamo nuovi episodi ogni settimana con storie interessanti e conversazioni in italiano semplice per aiutarvi a migliorare. Esatto! E se avete domande sull'italiano o volete suggerire argomenti per i prossimi episodi, scrivetelo nei commenti. Leggiamo tutti i vostri messaggi e cerchiamo di rispondere quando possibile. Ultima cosa, ascoltatori. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno, anche solo per 5 o 10 minuti. La costanza è la chiave del successo nell'apprendimento delle lingue. Parole sagge, Lucas. E ricordate, non importa quanti errori fate o quanto tempo ci vuole. L'importante è non arrendersi mai. Ogni giorno che praticate è un passo avanti verso il vostro obiettivo. Benissimo. Allora, cari ascoltatori, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Continuate a seguire Wow Podcast Italian per migliorare il vostro italiano in modo divertente e naturale. Sì, ci vediamo presto. E nel frattempo, praticate, praticate, praticate. Buonasera a tutti e a presto. Buonasera e grazie ancora per il vostro supporto. Ciao ciao! Ciao a tutti, a presto. Ah, aspetta, Mia, mi è venuta in mente un'altra cosa che volevo raccontare ai nostri ascoltatori. Riguarda proprio quello che è successo dopo, qualche giorno dopo l'esperienza al bancomat. Oh, interessante. Cosa è successo, Lucas? Racconta, sono curiosa. Allora, 2 giorni dopo, sono tornato in centro per fare altre commissioni. E indovina chi ho incontrato per strada? La signora anziana del bancomat, quella che aveva fatto il quiz dopo di me. Davvero? Che coincidenza. E lei ti ha riconosciuto? Sì, mi ha visto da lontano e mi ha chiamato. Giovane, giovane!
Aspetta un momento. Sono venuta verso di lei e lei aveva un sorriso enorme sul viso. Mi ha detto che voleva ringraziarmi di nuovo per averla aiutata quel giorno. Che dolce, ma c'era altro? Sì, mi ha raccontato che dopo quella esperienza al bancomat ha deciso di partecipare anche agli altri quiz durante la settimana. È tornata al bancomat 3 volte in totale e ha vinto ogni volta lo sconto. Fantastico, quindi ha proprio preso gusto a questi quiz. Ascoltatori, vedete, non è mai troppo tardi per imparare cose nuove e accettare nuove sfide. Esatto. E sai cosa mi ha detto che ha comprato con gli sconti? Ha comprato regali per i suoi nipoti. Un libro di storia italiana per uno, un puzzle con l'immagine del Colosseo per un altro e una scatola di cioccolatini italiani artigianali per la nipotina più piccola. Che nonna meravigliosa! E immagino che i nipoti fossero felicissimi dei regali. Sì, infatti. Ma la cosa più bella è che mi ha detto che ora, quando vede i suoi nipoti, racconta loro le cose che ha imparato dai quiz. Le domande e le risposte sono diventate argomenti di conversazione in famiglia. Questo è bellissimo, Lucas. Vedi come una semplice iniziativa può creare momenti di connessione tra le generazioni. La nonna impara cose nuove e le condivide con i nipoti. Proprio così. E mi ha anche detto una cosa che mi ha commosso. Ha detto: sa, giovane, a volte noi anziani pensiamo di non poter più imparare nulla di nuovo, ma quel giorno al bancomat mi ha fatto capire che posso ancora sorprendermi e divertirmi. Che parole toccanti! Ascoltatori, questo vale anche per voi che state imparando l'italiano. Non importa quale sia la vostra età o da quanto tempo studiate, potete sempre migliorare e sorprendervi. Esattamente. E poi la signora mi ha dato un consiglio che voglio condividere con tutti voi. Mi ha detto: quando impari qualcosa di nuovo, condividilo con qualcun altro. Così la conoscenza non rimane solo nella tua testa, ma diventa qualcosa di vivo che passa da persona a persona. Che saggezza! Questa è una lezione preziosa. Ascoltatori, quando imparate nuove parole o espressioni in italiano, provate a usarle in conversazione con altri. Condividete quello che imparate. E c'è un'ultima cosa che voglio aggiungere. La signora mi ha invitato a prendere un caffè con lei in un bar vicino. Abbiamo parlato per quasi mezz'ora. Mi ha raccontato storie della sua gioventù, di quando l'Italia era molto diversa. Che bello, Lucas! Quindi quella strana esperienza al bancomat non solo ti ha fatto vincere uno sconto, ma ti ha anche fatto conoscere una persona interessante. Sì, e questo mi ha fatto riflettere su quanto sia importante essere aperti agli incontri casuali nella vita. A volte le persone più interessanti le incontriamo nei momenti più inaspettati. Verissimo! E ora sì, credo proprio sia il momento di salutare i nostri cari ascoltatori. Ci vediamo nel prossimo episodio. Sì, grazie ancora a tutti per l'ascolto. Continuate a praticare l'italiano e a cercare occasioni per usarlo nella vita reale. Buonasera. Buonasera a tutti! E ricordate, ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Ciao!